fiumi italiani nascondono al proprio interno un tesoro nascosto. Ma partiamo da inizio. Io sono Matteo Berto, sono un prospettore e la mia passione è la ricerca delle risorse preziose in Italia. Mi avvalgo di semplici e utili strumenti, i quali mi permettono, nell'arco delle mie giornate, di effettuare dei ritrovamenti interessanti. È giunta l'ora di partire assieme in questa nuova avventura, alla ricerca delle pagliuzze d'oro. E buongiorno cercatori! Nell'arco di questo video andremo assieme a fare la cosiddetta coltivazione. In buona sostanza il mio obiettivo è quello di lavare quanta più ghiaia aurifera possibile e mostrarvi i risultati da questo rio chiamato Rio Berto. Siamo alquanto fortunati perché ha piovuto circa per una settimana e quindi abbiamo l'acqua per utilizzare finalmente la canalina, un elemento indispensabile per riuscire a raccogliere molto oro in questa località. Il sedimento che andremo a vagliare quindi nel corso di questa puntata deriva sostanzialmente dal greto del fiume. Utilizzerò quindi la mia pala, andrò a riempire questi cabassi e successivamente andrò a lavare i sedimenti a ricerca metallo prezioso in canalina. In questo, come anche in altri episodi, sono in compagnia del mio amico Luca K70, il quale anche lui come me è un prospettore in questo contesto del metallo prezioso, cioè dell'oro. A differenza mia però lui utilizza il piatto. Detto ciò, possiamo iniziare, speriamo di trovare molto oro. Allora, ho già lavato i primi due cabassi setacciati, risultati sinceramente nella media. Niente effettivamente di eclatante, però un po' di oro lo abbiamo trovato. In ogni caso è molto soddisfacente quando si trovano le pepite d'oro dentro la canaletta e soprattutto lungo il tappetino. Comunque continuiamo a lavorare lungo il greto. Il mio obiettivo al momento attuale è quello di scavare un po' più in profondità, in quanto c'è una situazione molto intrigante qui al Rio Berto. Siamo all'interno del luogo di scavo. Vi sono delle rocce verdi o comunque di colore scuro, le quali sono alquanto pesanti. Lungo questo rio, solamente in questa località, vi sono rocce del genere, indicatore probabilmente di un deposito pesante. Del resto qui troviamo l'oro, ci sta che sia un deposito pesante, ed è anche marcato la presenza di pietre verdi, scure, tendenzialmente molto pesanti anche loro. In ogni caso voglio farvi notare come il sedimento sia molto argilloso, indicatore probabilmente che qua sotto c'è un falso bedrock, un fake bedrock argilloso. L'oro si trova infatti qua dentro ed è importante nella fase preliminare setacciare questo sedimento, perché solamente setacciandolo è possibile andare a lavarlo già preliminarmente dentro il cabasso. Voglio farvi notare come lungo i ciottoli continui a rimanere un po' di sedimento proprio a causa del fatto che è argilloso. In questa maniera potremo perdere l'oro. Ecco che bisogna lavare accuratamente i ciottoli e solo in questo caso scartarli. Spesso utilizzo uno strumento chiamato canaletta.
la quale mi permette di concentrare da una vasta mole di sedimenti un sedimento ridotto, scuro e chiamato concentrato aurifero, il quale, come potete ben capire, contiene al proprio interno dei granuli peluzze d'oro. Ah, è bello un granulo questo, Questo pesa. Conviene lavare pochi sedimenti per volta lungo la canalina, in quanto l'oro potrebbe sfuggirvi durante i lavaggi. Si tratta quindi di introdurre una nuova sestola di materiale, diciamo ogni 10-15 secondi, e nell'arco di diversi minuti andrete a lavare tutto il sedimento che avete preparato. Il Rio Verdo quindi ci mette di fronte a delle sfide non indifferenti. Si possono trovare anche delle pepite d'oro all'interno di questo sedimento, a contatto quindi con questo strato argilloso, il quale funziona sostanzialmente come un bedrock. In poche parole, l'oro è un metallo prezioso molto denso e nel corso delle piene tende a approfondirsi all'interno dei sedimenti. In questo contesto si approfondisce tanto più finché arriva a questo substrato argilloso, poggia su queste argille, lì si deposita ed è lì che noi dobbiamo andare a scavare, proprio lungo questo strato argilloso, questo fake bedrock. Si chiama fake bedrock in quanto non è nient'altro che un substrato, ma non è il vero substrato, sostanzialmente la roccia che compone la montagna. In questo contesto probabilmente è una piena molto antica, la quale oramai i sedimenti sono quasi completamente alterati a formare le argille. Questa è un'informazione alquanto importante. Infatti ci dice che quest'oro si è depositato in questa località successivamente alla deposizione di quei sedimenti. Relativamente quindi recente, magari qualche migliaio d'anni solo. Continuiamo quindi a scavare e vediamo in corso giornata se trovassimo più oro. Il bello di questo rio è che non ci manda mai a casa a mani vuote. In ogni caso, noi non andiamo a sfruttarlo moltissimo, torniamo qualche volta all'anno, soprattutto a seguito di forti piogge torrenziali, in maniera tale da poterlo sfruttare in maniera sostenibile e senza lasciare evidenti tracce del nostro passaggio e dei nostri lavori, sempre puntando al ripristino finale a seguito degli scavi. Siamo giunti anche alla fine di questo video. In ogni caso questa avventura è stata molto soddisfacente, abbiamo trovato abbastanza oro
Diciamo che per chiamarla produzione o coltivazione bisognerebbe trovarne un po' di più. Però vi dico che per questo rio effettivamente è una quantità interessante. Saremo attorno assieme a mezzo grammo, forse poco di più. In ogni caso ci vedremo nella prossima avventura. Mi raccomando, nel caso in cui questo video vi fosse piaciuto, di mettere mi piace qua sotto, di iscrivervi al canale nel momento in cui voleste anche altri video inerenti a questo argomento lungo questo rio, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Alla prossima!